Buonasera, è con grande piacere che avviamo una conversazione con il discendente di Dante che ancora vive nella tenuta acquistata dal figlio di Dante, Pietro, nella zona della Valpolicella vicino a Verona. Sto parlando di Pier Alvise Serero Alighieri, che ringrazio molto di aver dato la sua disponibilità, che saluto e al quale chiedo intanto in primo luogo come mai questo doppio cognome. Grazie, ricambio il saluto. Il doppio cognome, vediamo se riesco a spiegartelo in maniera sintetica. Spesso e volentieri diventa difficile anche per me spiegarlo, figuriamoci per chi poi dovrebbe capirci qualcosa. Vabbè, ci provo e speriamo vada bene. Allora, sappiamo, come hai detto, che Dante fu ospite a Verona della famiglia della Scala in due diversi periodi, prima di tornare, di finire la sua vita terrena in quel di Ravenna. Evidentemente Verona fu un luogo che fu caro a lui e non solo a lui, se è vero che i suoi figli dopo la sua morte, uno soprattutto di questi figli, Pietro, decise di stabilire a Verona la propria residenza. Pietro Alighieri, che aveva raggiunto il padre in esilio prima a Bologna, poi a Verona, eh, si occuperà di questioni legate al- alla giustizia, diciamo, era quello che oggi si potrebbe chiamare magistrato e assume nella società veronese una veste abbastanza importante, tant'è che probabilmente grazie a questa sua ascesa sociale, ricordiamo che sia Dante che i suoi figli erano dovuti scappare da Firenze lasciando dietro di loro tutte quelle che erano le proprie sostanze, per cui certo non vivevano di grandi ricchezze. Ma dicevamo appunto, grazie alla sua nuova veste, alla sua attività e probabilmente anche grazie a un matrimonio con una giovane toscana di origine pistoiese, figlia di un commerciante di tessuti che anche lui trasferitosi in Veneto e a Verona, grazie anche a questo matrimonio riesce dopo la morte del padre ad acquistare i primi terreni su cui poi sorgerà la casa dove ancora oggi viviamo. Ma per venire al doppio cognome dobbiamo fare un salto di 3 o 4 generazioni ed arrivare alla metà del Cinquecento, quando nella famiglia Alighieri vengono a mancare eredi maschi. L'ultimo è questo canonico Francesco, che essendo appunto ricoprendo la veste, l'abito talare, non avrebbe potuto naturalmente avere una discendenza, il quale nonostante ciò chiede una dispensa papale e che ottiene, non gli va bene, tant'è che da questo suo tentativo abbastanza insistito di avere discendenza in modo da dare continuità al cognome Alighieri, escono 3 figlie femmine. Cosa fa allora il canonico Francesco? Cosa pensa dopo vari e vari cambi di testamento? Ricordiamo che all'epoca la famiglia Alighieri aveva assunto, grazie prima a Pietro e ai suoi discendenti, un livello economico abbastanza importante nel veronese. Cosa fa il canonico Francesco? Decide alla fine di lasciare tutte le sue sostanze ad un suo pronipote, figlio di una sua nipote, figlia di un fratello,
la quale aveva sposato nel frattempo Marcantonio di Serego. Lasciare tutte le sue sostanze, compresa la casa di Gargagnago in Valpolicella, dove ancora oggi viviamo, a patto e a condizione che costui, questo pronipote, acquisisca assieme al cognome paterno anche quello materno. Ecco spiegato il perché del doppio cognome Serego Alighieri. Spero di essere stato abbastanza chiaro, non ne sono sicuro, ma ci ho provato. Chiarissimo, ed è anche interessante vedere questa cura per la memoria e per la continuazione di una lunga tradizione familiare che non si vuole naturalmente che vada persa. Tra l'altro Pietro è veramente tra i figli di Dante quello che rappresenta moltissimo una continuità familiare, perché è anche commentatore della commedia, è magistrato, come hai giustamente detto, è commentatore della commedia, è autore di un canzoniere ed è amico di un altro grande intellettuale che decide di stabilirsi in Veneto, anche lui figlio di una famiglia toscana, cioè del Petrarca. È molto interessante, insomma, questo uso, si potrebbe dire, del paesaggio veneto come una specie di surrogato rispetto al paesaggio toscano, questo movimento che unisce la Toscana e il Veneto. E tu, la tua tenuta è sicuramente in uno dei luoghi più belli del mondo, che ha, insomma, nella tradizione anche del vino, dei giardini, molti collegamenti con la tradizione toscana. Però viene da domandarsi se questa continuità così intellettuale sia anche una continuità materiale, cioè noi sappiamo che di Dante non è rimasto nulla di autografo, almeno non è riconosciuto, non ci sono autografi riconosciuti. Poi qualcuno dice che gli autografi sono come le ciliegie, scoperto il primo dovrebbero venire anche gli altri. Voi non avete materiali danteschi nell'archivio di famiglia, che voglio dire, è un archivio che non è stato certamente disperso, visto che continuate a vivere nello stesso palazzo da secoli. No, ai noi di dantesco purtroppo non c'è nulla, come hai detto giustamente, si sta ancora, si vive ancora nella speranza prima o poi di trovare un qualcosa scritto di suo pugno, ma per ora nulla è trapelato. Avete fatto delle Sì, ricerche? certo, 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 è un qualcosa che parlavi di una continuità familiare, anche in questo senso esiste una certa continuità, nel senso che ognuno delle varie generazioni ha sempre continuato a sperare, non solo a sperare, di poter trovare magari qui qualcosa di legato a Dante, senza purtroppo successo, come si capisce facilmente, ma comunque effettuando in varie epoche, in vari modi, ricerche più o meno approfondite. Ricordo a questo proposito un episodio che lega una mia cara zia, oggi purtroppo non più in vita, la quale accompagnando un'amica da una chiromante in quel di Roma, venne chiromante che non conosceva né sapeva chi fosse questa mia zia. La stessa chiromante si rivolse subito a lei, trascurando completamente l'amica che era andata lì per questioni di carattere sentimentale. E rivolgendosi a mia zia le disse: lei porta con sé un nome celebre legato a un personaggio tra i più celebri dell'umanità, e qualcosa di legato a questo personaggio è, secondo me, celato, nascosto in un certo punto di una casa che lei descrisse abbastanza con verosimiglianza al
la casa dove all'epoca viveva questa mia zia, che è la casa dove poi viviamo tuttora. Figuriamoci questa zia che già prima di sentire questo era già appassionata di ricerca in questo senso, figuriamoci l'entusiasmo con il quale, tornando poi nel Veronese, intraprese vari tentativi, purtroppo senza successo, e così come lei, poi anch'io confesso che ogni tanto qualche buco in qualche muro l'ho fatto fare, però ripeto, stiamo ancora sperando. Noi possiamo forse accampare a buon titolo una delle poche certezze, che è quella che testimonia l'acquisto fatto dal suo figlio Pietro nella metà del 300 di quei due pezzi di terra su cui poi verrà edificata la casa dove ancora oggi viviamo, e di questo ci sono documenti. C'è un vecchio regesto notarile che testimonia come Pietro Alighieri all'epoca pagò per quei due pezzi di terra la bellezza di 450 lire dell'epoca. Che era una somma, diciamo, consistente, sicuramente più di quello, la tenuta è molto più grande di quella che si è concessa Petrarca ad Arquà, che insomma aveva un appezzamento di terra abbastanza ridotto e una casa anche abbastanza modesta. Quella che vediamo oggi è stata in parte rifatta e ricostruita. Ma il vostro palazzo è ancora quello del 300 oppure ha subito delle modifiche? Vorrei spiegare che Pietro Alighieri compra due pezzi di terra, poi successivamente acquista quella che all'epoca si chiamava casa coppata, per cui con un tetto. Logico che non possiamo pensare che all'epoca lui avesse comprato la casa dove oggi viviamo, che in buona parte è stata costruita nei secoli successivi dai vari componenti della famiglia. Il nucleo originario, probabilmente qualche muro interno in cui anche in un tempo non troppo lontano sono state trovate delle finestre ad arco acuto, testimonianza dell'epoca in cui si usavano, per cui dal 300 al 400 testimoniano appunto questi vecchi muri interni, sono testimonianza di quel nucleo originario su cui poi è stata costruita ed ampliata senza mai arrivare ad una conclusione dal punto di vista architettonico, la casa dove oggi viviamo, che è tuttora incompleta, ma forse proprio per questo riscuote un certo fascino, appunto perché un po' atipica in quello che è considerato lo stile tradizionale della Villa Veneta, che tu sai bene essere legata spesso e volentieri al nome di Palladio. Certo. Sì, beh, la Villa Veneta tradizionale che parte poi anche un po' prima di Palladio, se uno pensa al castello dei Ciani Bassetti, acquista il portico centrale, la stanza centrale, e poi le stanze si dispongono a lato in una struttura molto armonica e simmetrica. La vostra è più forse legata a un'evoluzione di casa padronale, non so, con una corte all'interno, mi pare, ma perché dici che è incompleta? C'erano ale che dovevano essere costruite e non lo sono state? La facciata denota chiaramente la mancanza di una parte che avrebbe dovuto attaccarsi ad un'altra ala, ma dici giustamente te, la Villa Veneta in effetti nasce come espansione sulla terraferma dell'aristocrazia veneziana e veneta in generale, ma ha sempre avuto e mantiene tuttora in buona parte questa caratteristica che altre dimore padronali spesso non hanno in altre zone d'Italia, per dire. Questa caratteristica riguarda la
vicinanza, la comunanza quasi molto frequente con una parte legata all'attività agricola. Ciò a dire che chi costruiva o commissionava queste case agli architetti o ai tecnici di allora, chiamiamoli così, aveva ben chiaro quale doveva essere lo scopo di questi edifici. Rappresentare certo la gloria familiare e in un certo senso la potenza economica di queste famiglie, ma anche e soprattutto avere funzione di sovrintendere a quelle che erano le attività principali, in questo caso le attività agricole, che poi qui in Valpolicella da sempre riguardano la viticoltura. Sono quelle che si chiamano in termine tecnico le barchesse, Esatto. le due ali che di solito appunto si collegano alla villa e che possono prendere anche delle dimensioni monumentali. Penso per esempio alla barchessa di Villa Contarini a Piazzola. In quel caso ce n'è solo una, anche lì c'è una specie di incompletezza, perché i nobili veneti avevano questa abitudine di partire con grandi progetti e poi di rimanere senza soldi magari a metà del Noi, cammino, quindi non... e- e noi ne siamo un buon esempio perché ti dicevo prima della facciata incompleta, quello probabilmente fu dovuto a mancanza di fondi di qualcuno dei miei predecessori, cosa che poi si è ripetuta nel corso dei secoli. Se pensiamo addirittura all'unica villa progettata dal Palladio in provincia di Verona, la famosa villa di Santa Sofia, Villa Serego di Santa Sofia, che fu commissionata a Palladio dal marito dell'ultima Alighieri che ho nominato prima, lui si chiamava Marcantonio. Lui commissionò a Palladio una villa che fu poi realizzata in minima parte, che oggi è ancora esistente, ma il progetto era sicuramente molto più ampio di quello che poi si è riusciti a realizzare. Volevo dire che le barchesse da te nominate qui a Gargagnago rappresentano forse un po' una situazione atipica, essendo la nostra proprietà configurata forse più come un piccolo borgo che ricorda in qualche modo, forse è una mia fissazione, ma in qualche modo ricorda borghi che si possono trovare in Toscana. Non è detto che ciò non dipenda poi dalle radici che in fondo vengono da lì. Sì, infatti era quello che proprio avevo pensato vedendo le immagini della villa. Tra l'altro mi hai citato un nome di Santa Sofia che sono di grandissimo rilievo per la storia della pittura padovana, perché i Santa Sofia avevano una delle collezioni di antichità e di pittura più importanti del Veneto, quindi una famiglia di grandissimo rilievo. Però anche loro non sono riusciti a concludere la villa, e questa è la spiegazione. Questo spiega come mai a un certo punto il Palladio decida di pubblicare i suoi libri di architettura, mettendo nei progetti tutto quello che avrebbe voluto costruire e che non è riuscito a costruire, insomma, perché lì abbiamo, come dire, il progetto terminato anche se la villa non lo è. È molto interessante anche questo spostamento all'ultimo momento, insomma, di Pietro da Ravenna questo ritorno da Ravenna al Veronese, perché appunto la vita di Dante si conclude appunto a Ravenna, però si vede che evidentemente Verona era rimasta nel cuore della famiglia. Tra le molte cose che non si sanno di Dante c'è anche il motivo che lo spinse a lasciare Verona per trasferirsi a Ravenna. C'è chi sostiene che fosse in qualche modo deluso poi dal suo infatuamento per Cangrande, che poi in fondo non lo soddisfò fino in fondo. Oppure c'è chi sostiene che eh,
la stessa comunità scientifica veronese non avesse riconosciuto in lui un personaggio degno di assumere titoli accademici, tant'è che lui si trasferisce a Ravenna dove troverà i signori da Polenta, e più precisamente Guido da Polenta, che invece probabilmente più attento all'aspetto culturale delle arti, gli darà, credo, a quanto si dice, maggiori soddisfazioni. E si potrebbe dire che Pietro da una parte e Petrarca dall'altro, nello scegliere anche non di stabilirsi, non di creare la propria residenza principale in città, ma nella campagna, sono proprio all'origine di quella civiltà della Villa Veneta che significa da un lato, come dire, il rapporto tra la villa e un territorio e quindi il lavoro agricolo, eccetera, ma anche la capacità della campagna di creare le condizioni di un isolamento intellettuale, di una solitudine, di una meditazione intellettuale, che è quella che Petrarca, di cui Petrarca parla, per esempio, nel De Vita Solitaria. Nasce proprio da lì un'ideologia dell'ozium, della vita in campagna come alternativa al negozium cittadino e come luogo anche di studi umanistici, studi letterari. Quindi sono questi due grandi poli, da un lato i Colli Euganei di Petrarca, dall'altro appunto la villa di Pietro Alighieri, quelli che rappresentano un po' un modello per molti altri intellettuali successivi che decidono di acquisire ville in campagna, oltre che ovviamente per motivi diciamo così economici, ma quelli arriveranno soprattutto dopo il Cinquecento, quando la nobiltà veneta deciderà di investire nel territorio. Io so che tu sei anche molto collegato, parlando di Veneto, se non mi sbaglio, al premio della civiltà veneta. Non so se vuoi parlarne e illustrarci un po' di che cosa si tratta. Sì, volentieri, però prima volevo tornare, se me lo concedi, un attimo sull'aspetto di cui hai così bene tracciato i confini della cosiddetta civiltà delle ville venete. Eh, Tu sfondi una porta aperta, forse sai che fra l'altro sono anche consigliere dell'associazione Ville Venete, che è l'associazione dei proprietari o degli amici delle Ville Venete che rappresentano un patrimonio unico al mondo. Se pensiamo che tra Veneto e Friuli il loro numero si aggira attorno alle 4.000 unità, patrimonio spesso non così conosciuto, ma che andrebbe naturalmente valorizzato per quanto possibile, che questa associazione di cui mi onoro far parte come consigliere tenta in qualche modo di promuovere nei giusti ambiti e approfitto dell'occasione per dare una mano anch'io, approfittando della tua ospitalità e per spezzare una lancia in favore di questa associazione che rappresenta in fondo noi che siamo i custodi di questo patrimonio, custodi temporanei, ma custodi attenti a conservarne memoria e mora soprattutto, oltre alle memorie. Mi chiedevi del Premio Civiltà Veneta. Il Premio Civiltà Veneta è un'iniziativa che nasce nell'ambito della cantina Masi, con la quale da anni collaboriamo. Nasce negli anni '80, quando il vino veronese cercava una certa, chiamiamola così, un certo, oggi va di moda il termine rinascimento, ecco, se possiamo abbinarlo al tema del vino, all'epoca ecco, si prospettava per il vino veronese, che veniva da un medioevo buio e tempestoso, si auspicava una sorta di rinascimento. Proprio in quest'ottica
l'idea che portò alla realizzazione di questo premio, che vuole riconoscere i meriti di personaggi legati, veneti o legati in qualche modo al Veneto, che hanno portato in giro in maniera esemplare quella che è la tradizione e la civiltà veneta. Proprio in questo senso lo scopo iniziale di questa iniziativa, di questo premio, voleva appunto significare un riconoscimento ad una tradizione, civiltà regionale, chiamiamola così, ma che dal Veneto poi si apriva al mondo intero, tant'è che numerosi personaggi di cui qui mi è difficile fare elenco sono tra i premiati di un'ormai lunghissima serie di edizioni, nomi che sono bene o male conosciuti non solo in Veneto ma anche al di fuori del Veneto e che del Veneto hanno rappresentato o rappresentano la parte migliore. Il tutto legato naturalmente ad un prodotto che più veneto di così non si può, il vino. Quello che fate in difesa delle ville venete credo che sia un'attività quasi eroica. E il grave problema non è solamente il mantenimento dei muri, ma è il collegamento tra la villa e un'attività esterna che permetta appunto di mantenerla e che mantenga viva anche la ragione d'essere, ricordi oggi la ragione d'essere. Quello che si vede nel territorio veneto è spaventoso perché è la distruzione completa del paesaggio all'interno della quale le ville sono collocate e quindi rimangono i muri ma senza più la capacità di leggerli, perché per esempio penso al centro di alcune cittadine con ville venete sparse dove improvvisamente sorgono condomini che sono 10 volte il volume della Villa Veneta e quella che era una casa padronale elegante sembra improvvisamente un pollaio, oppure le casette degli anni 70-80 che soffocano la Villa Veneta costruite di fianco. Ecco, c'è una mancanza totale di programmazione urbanistica che è stata, per così dire, vandalica, perché in realtà le maggiori distruzioni sono venute non dalle costruzioni abusive, ma dai piani regolatori. E questo io trovo che sia spaventoso. Mi è capitato di girare con amici per il paesaggio veneto e ci sono dei posti ormai inguardabili. La villa così è ciò che rimane di una civiltà che non è più leggibile. Quindi tutto quello che possiamo fare per difendere non solo la civiltà delle ville, ma il territorio che le circonda, credo che sia appunto un nostro obbligo morale. L'ultima domanda che volevo farti è questa. Ci sono ancora rapporti, ci sono rapporti con la Toscana della vostra famiglia? Voglio dire, questo allontanamento dalla Toscana, mantenuto anche dal figlio di Dante, poi è mai stato ricucito in qualche modo? Facciamo un po' un salto all'indietro, diciamo che uno dei più prossimi eredi di Pietro Alighieri fu invitato ufficialmente a tornare a Firenze dall'allora famiglia dei Medici che regnava sulla città in quell'epoca. Rientrarono in parte anche in possesso delle proprietà che erano state confiscate alla povera Gemma Donati che avendo la veste ingrata di moglie, ingrata perché in fondo lasciata nella sua città senza più sostanza, ci sono testimonianze di richieste da parte sua, Dante era condannato all'esilio, richieste da parte sua di sovvenzioni da parte della municipalità fiorentina. Dicevo appunto che uno dei suoi prossimi discendenti, di Pietro, riceve l'invito a tornare
a Firenze ed accettare le scuse da parte della municipalità fiorentina. Lui ringrazia, ma ormai essendo ben radicato in quel di Verona, rifiuta gentilmente e mantiene la propria base in quel di Verona, o in quel tra Verona e la Valpolicella, dove Pietro, ricordiamo, aveva fissato la sua dimora. Più tardi, e ci avviciniamo a passi lunghi ai tempi nostri, parliamo della fine dell'Ottocento, durante il centenario, il secentenario della nascita di Dante, il 1865, un mio trisnonno viene ufficialmente insignito dalla municipalità di Firenze del titolo di patrizio fiorentino, titolo il quale naturalmente voleva rappresentare una sorta di ricompensa o chiamiamola, come si può dire, vabbè, ricompensa o scusa per quanto Firenze aveva in passato errato nel condannare l'antenato. Il titolo che manteniamo per linea maschile è ancora, per quello che vale, è ancora in essere oggi. C'è da aggiungere anche che a Firenze o nel fiorentino gravita un altro discendente, mio cugino, figlio di un fratello di mio padre, che per professione, non per questioni legate all'antenato, svolge la sua attività in quel di Firenze. Lui è astronomo all'osservatorio di Arcetri ed è, essendo astronomo, è anche un appassionato, diciamo, è appassionato nel tentativo di spiegare quello che di astronomia Dante ci ha rappresentato. L'ultima cosa che ti volevo chiedere è relativa a questa magnifica spilla che Mimo Palladino ha disegnato per Munari, e da quello che ho capito è venuta da una tua ispirazione, da una tua sollecitazione l'idea. Sì, certo, noi come discendenti, parlo per me e per la mia famiglia che comprende mia moglie e due figlie, spesso e volentieri ci chiediamo in che modo possiamo in qualche modo, non dico onorare, ma insomma rappresentare nella maniera meno peggio il celebre antenato. Allora, soprattutto poi in occasione di anniversari come quello che stiamo vivendo, questa domanda si è presentata ancora più spontanea. Mi ricordo che una mattina, appunto parlandone con mia moglie Francesca, ci siamo detti: ma perché, visto e considerato che siamo molto amici del caro Cleto Munari, il quale ha nella sua faretra, oltre ad una mente illuminata e da una passione smisurata per l'arte e per il design in generale, ha anche appunto nel suo bagaglio, chiamiamolo così, una serie di conoscenze di artisti di livello mondiale. E perché appunto non chiediamo a Cleto di pensare ad un oggetto disegnato da un artista importante e che ricordi in qualche modo questo anniversario. Cleto non ha chiesto di meglio, naturalmente, si è subito mosso, tant'è che dopo qualche tempo ci ha fatto sapere che Mimo Palladino, col quale abbiamo avuto il piacere di
condividere interessanti momenti in quel di Roma durante, credo, una sua mostra, sempre grazie a Cleto che ci faceva da Virgilio in questo senso, nel mondo dell'arte. Appunto Cleto ci comunica che Mimmo Paladino è ben lieto di intraprendere questa avventura, tant'è che subito o qualche tempo dopo produce una serie di disegni sfociati poi in questa meravigliosa spilla che tu ben conosci e che così bene hai presentato. E niente, vuole essere in qualche modo ove ce ne fosse bisogno, un ulteriore riconoscimento alla memoria dell'antenato, magari uscendo un po' dagli schemi soliti della convegnistica, per quanto apprezzabile e interessante che sia, e appunto spaziare anche nel contemporaneo. In fondo una delle doti o delle caratteristiche che spesso si accomunano quando si parla di Dante, si parla della sua attualità. Ecco, in qualche modo si è voluto con l'opera di Mimmo Paladino e grazie all'intervento di Cleto Lunari, si è voluto sottolineare questa attualità che dura tutt'oggi anche di Dante, con un significativo apporto da parte di un grande artista italiano. Perché effettivamente Dante riesce a unire due cose che di solito vanno divise. Da un lato questo senso di completezza che un'opera come la Divina Commedia naturalmente produce, un monumento, a differenza di tante ville venete, forse anche della vostra perfettamente compiuto e concluso, e dall'altro però uno sperimentalismo direi quasi forsennato. Le due cose di solito vanno divise perché i grandi sperimentatori di solito lasciano le loro opere incomplete. Lui è uno sperimentatore che riesce però a mantenere la misura e a creare un'unità. E questa capacità, questa idea che avete avuto di celebrarlo spostandolo verso la ricerca attuale, la ricerca estetica attuale, credo che sia il miglior modo di onorare la sua capacità davvero di essere sempre proiettato in avanti, non solo di guardare alla tradizione, un grande umanista, ma di essere sempre alla ricerca di un'innovazione. Uno dei grandi innovatori della nostra cultura è forse quello che ha fondato anche la nostra idea di Italia, fondando per così dire l'idea stessa della lingua. Io ringrazio tantissimo Pierluigi Serero Alighieri per questa chiacchierata. La prossima volta magari faremo un giro virtuale per la casa, per la tenuta, perché immagino che il paesaggio sia splendido. Insomma, ci ha fatto venire una gran voglia di visitare di visitare la villa e lo saluto con grande amicizia. Grazie, ricambio il saluto e naturalmente mi auguro che presto si possa abolire il termine virtuale, ma ritornare ai termini reali in modo tale che la visita potrà essere fatta veramente di persona da persona. E ringrazio naturalmente per l'ospitalità e è stato per me, oltre che un onore, anche un piacere poter conversare con te. Grazie ancora.